Oggi vi parlo di uno dei miei 4 incantesimi dell'uncinetto, cioè i punti in costa. In particolare in punti in costa con la mezza maglia alta, perché sapete quanto io ami la maglia bassissima, e tutte le sue varianti, dei punti in costa dietro, davanti, inversa, ma assolutamente anche i punti classici, come per esempio appunto la mezza maglia alta, offrono particolarità e delle interpretazioni e combinazioni assolutamente interessanti. Oggi ne vediamo alcuni, ma sappiate che ce ne sono molte altre. Dunque, mezza maglia alta. La mezza maglia alta la conoscete, si lavora normalmente prendendo tutte e due le coste del punto con giri con righe di andata e ritorno. Se noi però lavoriamo con la mezza maglia alta in costa abbiamo diverse trame. Allora, la trama più classica che non ho qua, ma che conoscete sicuramente, è lavorare nella terza costa, perché la mezza maglia alta ha 3 coste, non ne ha 2, quindi quella più dietro, diciamo, la lavori sempre avanti e indietro e si forma questa specie di costa inglese, che è un punto molto bello. Mangia tanto filo, però poi il risultato è ottimo e sono sicura che lo conoscete tutti. Ci sono però, appunto, come dicevo, altre combinazioni. Allora, questa in particolare è una mezza maglia alta lavorata con la maglia bassissima, perché i punti classici combinati con la maglia bassissima sono meravigliosi e un punto aiuta l'altro. La maglia bassissima aiuta a creare delle meravigliose trame con i punti classici e i punti classici aiutano la maglia bassissima nella tensione. Questo in particolare costa 2,1, nel senso che notiamo questa costa e poi uno spazio piuttosto largo, quindi possiamo chiamarla costa 2,1 e viene lavorata in questo modo. Si fanno le catenelle, non c'è un multiplo di punti perché i punti sono tutti uguali. C'è un multiplo di righe, cioè 2 righe che vanno ripetute all'infinito, 2 righe diverse. Quindi noi cominciamo con le catenelle, il numero di punti che ci servono. Io in questo caso per fare il campione ne ho fatti 30, quindi dicevo 30 punti e poi 30 mezze maglie alte. Una volta che si hanno le catenelle e le mezze maglie alte, si comincia quindi con il secondo giro di maglie bassissime. So che molti di voi non amano la maglia bassissima, ma abbiate fede che riuscirete a lavorarla, perché avendo sotto la mezza maglia alta è un buon modo per dargli un'opportunità. E ci ritroviamo a fare un altro giro, cioè le mezze maglie alte. Come vi dicevo, le righe che si alternano sono 2, maglia bassissima e mezza maglia alta. Dove e come la prendiamo la mezza maglia alta? Quindi carico il filo e noi dobbiamo prendere, vedete qua che ci sono questi buchini in mezzo a queste V. Se voi guardate, avete la V sopra e se girate di fronte a voi avete questa V. Quindi voi dovete entrare nel centro di questa V e prendere tutte e due le coste. Praticamente prendete dentro la maglia bassissima con tutte e due le coste, perché quella che avevamo lavorato prima era appunto la maglia bassissima e quindi la
e mezza maglia alta. Carico il filo, vedete? Entro qua, però aspettate che tolgo, entro qua e devo prendere tutte e due le coste. Di nuovo, questa è la nostra V, le due coste le devo prendere qua, quindi entro nel centro e prendo tutte e due. Aspetta, carico filo. Bisogna prenderci un po' la mano, ma poi se impariamo ad ammorbidire la presa, ecco, il rischio è quello di prendere solo una costa, però vi accorgete subito, quindi scendete un attimino e prendete anche la costa dietro. Mi raccomando, quando fate la prova, mettete il marcapunto sia all'inizio che alla fine della riga, in modo tale che non perdete le maglie, perché se non siete abituati è molto facile perderle. Quindi di nuovo, catenella per girare e maglia bassissima. Quindi non la prima, non la seconda, la costa dietro. E così via. È un punto non troppo piatto, sicuramente a cappelli, se li fate qua a un bordo, secondo me viene benissimo, è adatto a sciarpe, sempre valutando bene il bordo che dovete fare qua, è adatto a cardigan, ma perché no anche a maglioni. Essendo mezza maglia alta consuma un pochino più di filo rispetto ad altri punti, però insomma sacrifichiamo un po' di filato per avere un bellissimo punto. Passiamo poi a questo che è il punto che io amo molto. Allora, io questi campioni li ho stirati perché soprattutto questo, poi vi farò vedere, si arriccia molto, come se fosse la maglia rasata ai ferri. E quindi è come se avessi anche appiattito i punti. Infatti, come vedete, sembrano sottili. L'ho proprio svaporato perché questo è merino e non subisce problematiche né a lavarlo né a stirarlo col vapore. Avendolo appiattito forse si vede un pochino meno, spero però che il video sia clemente. E qui, se riuscite a vedere, c'è proprio una trama come se fosse coste 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, cioè mentre questo era le coste sempre diciamo 1-2, 1-2, cioè si vedeva la costa e tra virgolette il rovescio di 2, quindi il diritto 1, il rovescio 2. Qui è il contrario, è come se fossero due diritti e il rovescio è 1, due diritti e il rovescio. Ovviamente noi, essendo uncinetto, li lavoriamo così in orizzontale. Mi piace tanto, il punto è sempre una mezza maglia alta,
ma è piuttosto piatto, forse il punto più piatto che possiamo fare con la mezza maglia alta. Perché? Perché noi prendiamo un giro la costa dietro e il giro successivo la costa davanti. Adesso vi farò vedere come. E quindi poi vedete che il dietro è come se si appiattisse. Secondo me è molto bello anche il dietro, crea una trama particolare. Qui qualcuno mi ringrazierà, non c'è la maglia bassissima. Io le coste 2-1, 2-1 le faccio con la maglia bassissima, le amo fatte così, ovviamente il punto è un pochino più lento in crescita, in altezza, anche se però è più veloce nello scorrere in orizzontale, perché io sono abbastanza veloce con la maglia bassissima, ma secondo me, e con la maglia bassissima credo che venga meglio, ma secondo me anche questo è meraviglioso. Quindi il problema di questo punto, lo dico perché spesso sbaglio anch'io che l'ho fatto più volte, è proprio il mangiarsi le maglie, perché possono assolutamente scappare sia in mezzo ma soprattutto ai lati. Quindi mi raccomando, nella prima e nell'ultima sempre il marcapunto. Anche a chi non piace il marcapunti come me, mettetelo, anche se siete abituati a fare le mezze maglie alte, perché veramente vi trae in inganno. Quindi catenella per girare. Allora, io faccio la catenella una sola quando faccio la mezza maglia alta, perché mi tiene il lavoro più compatto. Se per voi siete abituati ad alzarvi per il giro con 2 catenelle per la mezza maglia alta, fatene pure 2. Voi inizierete con le catenelle, l'avvio che preferite, e un giro di mezze maglie alte. Il secondo giro, anche qua sono punti tutti uguali, ma sono 2 alternanza di righe. Quindi la prima riga è la mezza maglia alta. Poi cominciamo. Mezza maglia alta in costa dietro. Noi sappiamo che la mezza maglia alta ha 3 coste, una, 2 che sono di fronte a noi e poi c'è questa qua dietro, la terza costa. Quindi chiamiamo la terza costa, carico il filo, prendo la terza costa e faccio la maglia bassa. Molti di voi avranno già fatto sicuramente questo tipo di punto. Se voi lavorate sempre così tutte le righe, nella terza costa, quindi nella costa dietro, avrete una bella trama, tipo costa inglese, molto morbida, molto elastica. Mezza maglia alta nell'ultima, catenella per girare ed ora qua come lavoriamo? Lavoriamo nella costa davanti. Come vi dicevo, ha 3 coste la mezza maglia alta. 1, 2, 3. Noi lavoriamo nella prima costa, quindi qua. Carico il filo, la prima costa è questa, la prendo così.
attenzione che può un attimino nascondersi. È per quello che a volte si mangiano i punti, quindi bisogna contarli. Allora voi qua avete le 2 costine e quindi è questa la terza. Potrebbe essere utile tenere il lavoro così, piegarlo in modo tale che spuntino fuori, però se non siete sicure date sempre un occhio in alto. Praticamente prendendo questa costa spingete dall'altra parte, questo è il diritto del lavoro, le altre 2 costine e le avvicinate a quelle sotto. È per questo che si forma questo bellissimo punto. È già sul canale il tutorial di questo punto, però molti di voi che vi siete iscritte, che vi siete iscritti recentemente, magari non avete avuto modo di vederlo. E poi una rinfrescata così ce l'abbiamo più recente. Attenzione a qui, io qua, come potete vedere, ho 2 punti, 1 e 2. Quindi io lavoro questa costa, 1, 2, la terza costa, e come potete vedere ci si può confondere perché sembra che siamo arrivati alla fine e invece no, col marcapunto non avrete problemi, ma così mi raccomando 1, 2, questo punto tra tutti quelli che ho mai lavorato è quello che inganna di più come dire, nei bordi. Quindi veramente mi raccomando, mettete il marcapunto, lo mettete proprio nella costina che dovete lavorare in modo tale che non avrete problemi. E questo è il punto. Passiamo a questo punto, questo è molto semplice, l'avete visto nella borsa estiva che ho fatto quest'estate, che ho fatto col cordino ed è un punto che io amo. Sicuramente può essere adatto anche al cardigan invernale. Fate sempre il vostro avvio di catenelle e poi fate un giro di maglie bassissime. Quindi fate conto che voi siete qua. Catenelle e maglie bassissime, dopodiché catenella per girare e iniziamo una maglia alta, una catenella, quindi salto una maglia di base e vado nella successiva, una mezza maglia alta, una catenella e così via. Allora, questo non ha, diciamo, un vero e proprio multiplo, nel senso che essendo i punti una catenella di base e una mezza maglia alta, noi dobbiamo iniziare con la mezza maglia alta e dobbiamo finire con la mezza maglia alta. Quindi semplicemente dovete avere un numero dispari. I numeri pari sono le catenelle e quindi non possiamo finire la riga con una catenella, dobbiamo finirla con una mezza maglia alta.
e quindi in questo caso, solo in questo caso, il numero dovrà essere dispari. Però poi il punto è questo, non avrà altri cambiamenti. Sempre un multiplo di 2 righe, quindi sono 2 righe diverse che si alternano continuamente e quindi l'ultima e arrivo qua. Questo forse è più facile da contare perché essendo alternato difficilmente ci si mangiano le maglie. Arrivato qua, questo è il retro del lavoro e lavorerò una riga di tutte maglie bassissime. Sia dove c'è la mezza maglia alta, che la lavoro come vedete 1, 2, 3 in costa dietro, sia dove c'è la catenella vado semplicemente in mezzo. Anche qua la mezza maglia alta e la catenella agevolano il lavoro della maglia bassissima. Questi punti sono un buon esercizio se amate la maglia bassissima e fate fatica a lavorarla. Se vi allenate in questo modo, prima o poi riuscirete a lavorarla bene e a fare anche lavori con tutte maglie bassissime, se vi piacciono ovviamente. Quindi catenella per girare e si ricontinua così. Mezza maglia alta, catenella, mezza maglia alta. Questo è un punto secondo me molto bello, morbido e ovviamente piuttosto spesso, essendo mezza maglia alta, ma essendo a rete è assolutamente morbido e soffice. E ora veniamo all'ultimo punto. Questo non è una mezza maglia alta vera, cioè questo è fatto con mezze maglie alte chiuse, cioè quel punto che viene chiamato brioche. Brioche nel senso, nel momento in cui lo lavori a righe avanti e indietro, sempre in costa dietro, crea questa trama tipo di costa inglese molto bella che si chiama brioche. Io amo tanto questo punto alla vista, diciamo, il risultato, ma non so perché non lo amo lavorarlo. Quindi fare un intero maglione di mezzo di punto brioche faccio un po' fatica. Ho fatto un cappello, ma anzi neanche un cappello, perché il cappello che ho fatto è riga di brioche e riga di maglia bassissima tornare, che anche questo è un punto bellissimo, un giorno ve lo farò vedere. Quindi se vi imbarcate in questa lavorazione, io ho fatto una sciarpa bianca molto lunga di 2 metri, sono contentissima adesso che ce l'ho, è morbida perché poi era cashmere, sono molto felice, ma è stato dura perché è un punto che non mi piace fare. Sul mio canale c'è il video che ho chiamato appunto secondo metodo maglia rasata, perché diciamo che imita molto bene la maglia rasata ai ferri, come potete vedere. Il dietro è diverso, ma come si lavora? Allora, innanzitutto si fa l'avvio, come si preferisce, con le catenelle. Si fa una riga di mezza maglia alta chiusa, che adesso vi faccio vedere, o di punto brioche. Quindi carico il filo, questa è la nostra V, prendo la costa dietro, come se fosse una mezza maglia alta. Adesso non ricarico il filo, ma tengo qua perché è più facile e questo anello lo passo attraverso gli altri 2, carico nella costa, tiro su,
Perché mi aiuto con le dita? Perché se faccio così si impiglia. Invece io prendo proprio questa costina qua in modo tale che agevolo il passaggio. Se non siete abituati potete fare così, tirare su, poi fai passare 1 e poi fai passare 2. Oppure c'è anche un altro modo che io non amo però, che è quello di carico il filo, tiro su e poi giro l'uncinetto. Il risultato non cambia, è solo una questione di preferenza. Quindi io qua lo lavoro appunto in questo modo. Anche qua super attenzione alle maglie ai lati, sia all'inizio che alla fine, mi raccomando, e questo punto qua si arriccia così tantissimo. Torniamo indietro e facciamo la stessa cosa che avevamo fatto prima con questo punto qua con le mezze maglie alte, ma lo facciamo appunto con le mezze maglie alte chiuse. È uguale a questo, ma anziché farlo con le mezze maglie alte normali lo facciamo con le mezze maglie alte chiuse. E quindi 2 3, carico il filo e prendo la costa davanti, né più né meno. Il punto è identico, c'è solo la mezza maglia alta che, come dire, è più bassa. C'è un passaggio in meno e quindi cosa succede? Che le coste sono molto più vicine. Essendo più vicine, creano questo tipo di trama. Anziché avere questo, dove c'è appunto lo spazio, si crea questo. Anche questo è molto elastico, più da questa parte che non da questa, ma il meccanismo della lavorazione è identico. Sempre 2 righe che si ripetono. Sbizzarritevi, cercate anche nel web online altri tipi di lavorazione con le mezze maglie alte, non fermatevi qui. Io sicuramente più avanti vi farò altri video con altre trame, ma anche voi abituatevi ad andare a cercare, a curiosare, a scoprire. Solo con l'allenamento e la curiosità ci si forma e si cresce. Fatemi sapere se conoscevate già queste trame, fatemi sapere se le provate. Spero che vi sia stato gradito, aspetto i vostri commenti e i vostri lavori e le vostre idee.